Se hai un'attività, stai pensando di aprirne una o sei semplicemente curioso di capire come funzionano davvero le imprese in Italia, allora guarda questo video fino alla fine, perché oggi ti parlerò dei problemi reali, delle strategie concrete e degli errori che possono fare la differenza tra un'attività che sopravvive e prospera ed una che invece è costretta a chiudere. Ciao, sono Badr, sono un ingegnere e nella vita faccio l'imprenditore. E qualche settimana fa ho pubblicato un video in cui vi raccontavo la situazione economica di una delle attività che gestisco, ovvero la sforneria, che per chi non conoscesse è un'attività che fa forneria, pasticceria, gastronomia e bar. E nei primi 8-9 mesi di attività ha registrato mediamente perdite per 2.500-3.000 euro al mese. E con grande sorpresa quel video ha ricevuto tantissimi commenti, alcuni davvero preziosi, molti di quali scritti da imprenditori e persone che comunque lavorano nella ristorazione da tantissimi anni. E leggendoli ho pensato che sarebbe stato un peccato lasciarli semplicemente sotto quel video, perché per un imprenditore alle prime armi in questo settore io credo siano veramente oro. Così ho scelto di raccogliere i commenti più rappresentativi e usarli per costruire una riflessione più ampia, che possa essere utile non solo a me, ma anche a chiunque voglia migliorare la propria mentalità imprenditoriale e capire come si analizza un'attività in difficoltà. Ci tengo a fare una piccola precisazione: questo video non è un consiglio finanziario e non esiste una formula universale per salvare un'impresa, ma è semplicemente un confronto tra la mia esperienza e quella di persone che questo settore lo vivono da tanti anni. E prima di parlare di taglio dei costi, del marketing o del cambio del format, quindi rebrandizzare il locale, vorrei partire da una domanda che deve venire ancora prima. Il problema è la sforneria oppure oggi è diventato strutturalmente difficile fare impresa? E quindi come prima cosa dobbiamo fare un'analisi dei problemi, perché ovviamente se sbagliamo diagnosi molto difficilmente troveremo la soluzione giusta. Avevo già provato a dare una mia interpretazione sul perché oggi tante attività nella ristorazione facciano così tanta fatica. Pensavo principalmente all'aumento dei costi, alla diminuzione del potere d'acquisto e magari al cambiamento delle abitudini dei consumatori. Però leggendo i vostri commenti mi sono reso conto che il problema è molto più complesso di quanto immaginassi. E uno dei commenti che ho trovato particolarmente utile è quello di Mario. Buongiorno, sono titolare di attività commerciale dal 1981. Abbiamo passato anni fantastici dove le spese erano non basse ma stabili. Inoltre il titolare deve lavorare per 3. Avere meno personale vuol dire meno stipendi, meno contributi, in modo da rivolgersi ad una platea di clienti minore ma con più disponibilità di spesa. C'è bisogno di esclusive e originalità di prodotti in modo da tagliare la concorrenza. Fatto tutto questo, rimane comunque una verità assoluta, e cioè il commerciante è una mucca da mungere ed è l'unico soggetto al quale lo Stato chiede soldi veri da versare e non partite di giro come succede nel reparto dipendenti. E quindi Mario, dall'alto dei suoi 40 anni di esperienza, dice che un tempo le spese non erano basse, ma comunque erano stabili. E questa per un imprenditore è una differenza enorme, perché un imprenditore non ha bisogno necessariamente di costi bassi, ma piuttosto ha bisogno di costi prevedibili, perché è proprio su questi costi che basa il suo piano annuale e può pianificare se investire, assumere personale oppure decidere come crescere. Oggi invece, soprattutto con la situazione delicata geopolitica, ti ritrovi con materie prime, energia e costo del lavoro che cambiano continuamente, e programmare quali saranno i tuoi costi e quali potrebbero essere le possibili entrate diventa difficile. Un altro commento che rende bene l'idea è quello di Nicolas, che dice: ti sei infilato in un bel ginepraio, in un paese dove costo del lavoro e bollette sono alle stelle. In più offrite un prodotto non essenziale, aggiungi che il personale di oggi pretende di essere pagato a norma di legge, giustamente, ma 3/4 della clientela è abituata al mondo pre-Covid. Sicuramente siamo in troppi a fare sto mestiere, è una fase di forti cambiamenti e fare previsioni è difficile. E lui in sostanza dice che oggi la ristorazione è un'attività ad altissima intensità di lavoro, molto energivora, che vive esclusivamente del mercato interno in un paese dove gli stipendi reali sono fermi da decenni e il potere d'acquisto non fa altro che diminuire. E aggiunge uno spunto fondamentale, ovvero che probabilmente siamo in troppi a fare questo mestiere rispetto a quello che il mercato riesce ad assorbire. E oggi, dopo quasi 9 mesi di attività, mi ritrovo d'accordo su gran parte di quello che ha scritto. E poi c'è un altro punto fondamentale che ho trovato nei commenti, ovvero il problema demografico. La popolazione cambia, cambiano le età, le culture, cambiano le abitudini di consumo e questo inevitabilmente cambia anche il modo in cui un'attività deve lavorare. Nel nostro caso abbiamo capito che una parte importante della nostra clientela è di religione musulmana e se vi chiedete come abbiamo fatto a quantificarla, semplicemente abbiamo notato che durante il Ramadan il nostro fatturato è calato del 15-20%, che poi si è ripreso
una volta finito il mese. E questo punto è fondamentale per capire che quando fai un'analisi di un'attività non devi analizzare solo la parte economica, ma diversi aspetti, tra cui quello demografico e quello culturale. Soprattutto perché se il quartiere cambia, allora probabilmente devi cambiare anche l'offerta, magari introducendo nuovi prodotti, oppure studiando offerte specifiche in determinati periodi dell'anno, perché bisogna tenere presente questo concetto fondamentale, ovvero il mercato non si adatta alla nostra attività, ma piuttosto siamo noi che dobbiamo adattare la nostra attività al mercato. Capitolo 2 di questa analisi. Ridurre i costi è sufficiente davvero? La seconda categoria di commenti che ho ricevuto riguarda probabilmente la soluzione più intuitiva, cioè se un'attività perde soldi allora deve tagliare i costi. E infatti moltissimi commenti mi consigliavano proprio questo: riduci il personale, riduci le spese, attenzione alla proporzione tra fatturato e numero di dipendenti. E vi dirò, ovviamente questo è il consiglio più corretto che si possa dare, perché ogni azienda, una volta che entra in una fase di difficoltà, la prima cosa che dovrebbe studiare è se ci sono delle inefficienze. Però c'è un problema: ridurre i costi è molto più facile a dirsi che a farsi. Prendiamo ad esempio il personale. Diversi commenti consigliavano magari di ridurre il personale di una persona e magari risparmiare sul costo dei prodotti di un 10%, e questo almeno matematicamente mi porterebbe a un pari, ma nella realtà noi siamo praticamente aperti tutto il giorno e tutti i giorni. Ci sono quindi diversi orari da coprire, ci sono diversi settori da coprire: il laboratorio, il banco, la caffetteria, le pulizie, le preparazioni per il giorno successivo, e quindi in tutte le fasce orarie servirebbero almeno 2 dipendenti contemporaneamente. E qui la domanda barra insegnamento è: quanto puoi davvero ridurre senza compromettere il servizio? Perché ti ricordo, se risparmi uno stipendio ma poi perdi clienti per il peggioramento del servizio, che cosa ci hai guadagnato? E poi c'è un'altra riflessione con cui mi trovo totalmente d'accordo, ed è quella che abbiamo letto poco fa nel commento di Mario, ovvero che il titolare, soprattutto una volta partiti, deve lavorare per 3, e quindi chi apre un'attività dovrebbe essere il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via, perché ogni dipendente che riesci a sostituire con il tuo lavoro è un costo in meno per l'azienda. E naturalmente questo ha un limite, perché poi rischi di distruggere completamente la tua vita privata, ed è un equilibrio molto difficile da trovare. E poi c'è una regola che mi aveva spiegato il precedente proprietario della sforneria, e secondo me è molto interessante e vi consiglio di ricordarvela. È quella che ogni dipendente, per giustificare il proprio costo, dovrebbe farti guadagnare circa 3 volte quello che costa. E quindi, facendo un esempio con numeri veri, se un dipendente costa all'azienda circa 20 euro all'ora, considerando tutto, idealmente dovrebbe generare almeno 50-60 euro di incasso ogni ora. Ed effettivamente ci sono momenti della giornata in cui questo succede. Il problema è tutto il resto della giornata. D'altra parte, giustamente, anche i dipendenti hanno delle loro vite e non possono venire a lavorare per quelle 2 ore di punta e poi tornare a casa. E quindi bisognerebbe essere bravi ad equilibrare un po' il tutto. Pertanto, il concetto più importante che mi prendo da questo capitolo è che un'attività non si salva semplicemente spendendo meno, ma piuttosto si salva incassando meglio. Ed è proprio qui che arrivano i consigli che secondo me sono i più interessanti di tutti. Quei consigli in cui non mi veniva semplicemente detto di tagliare, ma piuttosto di ripensare completamente il modo di vendere. Capitolo 3: le soluzioni. Se nel capitolo precedente abbiamo capito che ridurre i costi è importante ma non è sufficiente, allora la domanda diventa: ma come si fa ad aumentare gli incassi? Ed un commento semplice ma sicuramente rappresentativo è quello di Alihario 123, che dice: analisi lucidissima, se via Cremona si è svuotata e il passaggio pedonale manca, l'unica soluzione è andarsi a prendere i clienti. Hai pensato a microcampagne pubblicitarie sui social geolocalizzate, focalizzate sulla pausa pranzo o sui prodotti di punta ad alto margine? Se la gente non passa più da lì per caso, la pubblicità mirata online può far diventare la sforneria una meta specifica. In bocca al lupo. E qui lui propone una soluzione molto concreta, ovvero campagne pubblicitarie geolocalizzate nel raggio di pochi chilometri, puntando sulla pausa pranzo o comunque sui prodotti a margine maggiore, perché spesso noi imprenditori ci lamentiamo del fatto che il quartiere si sia svuotato, ma la domanda su cui focalizzarci è un'altra, ovvero: perché dovrebbero essere i clienti a venire da noi e non piuttosto noi ad andare a cercare loro? Oggi infatti abbiamo strumenti che 20 anni fa non esistevano, le pubblicità Meta o di Google. Queste sono uno strumento molto più potente di un semplice poster pubblicitario
pubblicitario attaccato in giro. E questo perché vanno a rivolgersi esattamente alla clientela che tu stai cercando. E questa tipologia di approccio, almeno noi, l'abbiamo sfruttata veramente poco. E poi molto interessante è il commento di Leonardo, che dice: bisognerebbe fare una divisione dell'incasso per reparto e intervenire sulla parte malata e possibilmente aumentarla con operazioni di marketing mirata, prodotti nuovi a rotazione, migliorare la professionalità del personale e non dare nulla per scontato. Insomma, in commercio non si dorme mai. E dai dei motivi affinché i clienti decidano di venire nella tua attività anziché in quella del vicino. E questo commento in verità è fantastico, perché spesso noi, quando facciamo un'analisi dell'andamento dell'azienda, noi guardiamo il risultato totale, ma spesso il fatturato totale non dice nulla. Bisogna capire piuttosto nello specifico cosa vende, cosa non vende, cosa ha margini più alti, cosa ci porta dei clienti e cosa invece ci ruba spazio ed energie. E un altro dei concetti importanti sempre citati da Leonardo è il fatto che il commercio non cresce spontaneamente, ma piuttosto bisogna coltivarlo. E qui posso confermare che molti pensano che basti aprire una bella attività e che poi i clienti arriveranno automaticamente, ma purtroppo la realtà non corrisponde a questo. Ogni giorno bisognerebbe migliorare qualcosa, nuovi prodotti, nuove idee, nuove promozioni, nuovi contenuti, nuove collaborazioni, e quindi bisogna vedere il commercio come un'attività molto dinamica, che ogni cliente che entra deve tornare il giorno dopo e portarne altri. E questa è una delle regole più importanti che ogni attività dovrebbe rispettare, perché acquisire un nuovo cliente da zero ti costa. Far tornare quello stesso cliente soddisfatto ti costa molto meno, e se poi quel cliente parla bene di te ti porta altre persone a costo praticamente zero. E oggi il passaparola è la pubblicità più potente che esista. Poi altri commenti mi hanno dato diversi spunti di riflessione. Ad esempio, molti consigliano di specializzarsi, citando attività fiorenti come l'anticovinaio oppure con mollica o senza, e quindi il consiglio è quello di fare poche cose ma fatte al top. E questa è una riflessione molto interessante, perché oggi sembra che funzionino sempre di più quelle attività che fanno pochissime cose ma fatte in maniera eccezionale, perché sono proprio quelle cose particolari che ti vanno a differenziare dalla clientela e che portano poi di fatto quella clientela a scegliere te rispetto a tutti i concorrenti. E quindi per noi che oggi facciamo pasticceria, colazioni, gastronomia, pizzeria, caffetteria, la domanda che mi viene naturale chiedermi è: conviene continuare a essere generalisti oppure diventare un punto di riferimento per pochi prodotti? E sinceramente è una domanda a cui non so ancora rispondere, ma comunque è una riflessione che porterò avanti nei prossimi mesi. E a questo punto rimane un'ultima domanda. Dopo aver letto tutti questi commenti, ha ancora senso oggi aprire un'attività nella ristorazione? Già diversi mesi fa avevo provato a dare una risposta a questa domanda, e con la mia esperienza e tutti questi mesi in cui ho avuto modo di rifletterci, la mia risposta è: dipende. Rimane la stessa risposta. Questo perché oggi il mercato è molto difficile, è cambiato totalmente. La concorrenza è aumentata, i costi sono aumentati, le persone hanno cambiato completamente il modo di consumare, e soprattutto oggi un'attività non compete solo con le attività che ha di fianco, ma anche con tutte quelle che il cliente vede ogni giorno sul proprio smartphone. Però se sei disposto a metterti continuamente in discussione, ad ascoltare i clienti, ad ascoltare chi ha più esperienza di te, a cambiare quando il mercato cambia, a studiare marketing, a capire i numeri, a costruire un brand e non semplicemente un negozio, allora secondo me sì, ha ancora senso. Perché è vero che il mondo sta cambiando, ma le persone continueranno sempre a mangiare, continueranno sempre a voler uscire, continueranno sempre a cercare esperienze, e bisogna semplicemente capire come offrirgli delle esperienze di livello nel 2026. Vorrei ora concludere dicendo che io non so ancora come finirà la storia della sforneria. Magari tra un anno saremo qui a festeggiare, o magari sarò qui a raccontarvi del mio successo. Sinceramente non lo so, però una cosa certa è che continuerò a raccontarvela con la massima trasparenza possibile, perché credo che il valore di YouTube sia proprio questo, ovvero trasmettere le proprie esperienze cercando di trasmettere qualcosa allo spettatore e a nostra volta imparare qualcosa da voi. Adesso però sono curioso di sentire anche la vostra opinione. Dopo aver ascoltato tutti questi ragionamenti, voi cosa ne pensate? Siete d'accordo? Siete in disaccordo? Avete altri consigli? Magari lasciatemelo nei commenti, perché come avete visto da questo video, spesso è proprio questo confronto da cui si traggono gli insegnamenti migliori. Se il video ti è piaciuto e sei interessato a capire come andrà la sforneria, allora ti chiedo di lasciarmi un like, iscriviti al canale e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!